Oggi voglio portarti un po' più in profondità su un tema che mi sta davvero a cuore, ovvero la relazione diretta che c'è tra minimalismo e felicità interiore. Non parlo della felicità momento Instagram, quella che dura il tempo di un like, parlo di una gioia stabile che nasce dentro e non dipende dall'esterno. Partiamo da una piccola curiosità scientifica. Gli studi di psicologia positiva indicano che quando compriamo qualcosa di nuovo, il nostro cervello rilascia dopamina, dandoci un picco breve di euforia. Ma pochi giorni dopo, quel picco scende e torniamo al punto precedente. La felicità di fondo, quella collegata ai neurotrasmettitori più stabili come la serotonina o l'ossitocina, nasce invece da relazioni autentiche, senso di scopo e consapevolezza. E il minimalismo agisce proprio su questi tre pilastri. Quando elimini il superfluo, non liberi solo un ripiano o un cassetto, liberi banda mentale. Meno stimoli in entrata significano meno distrazioni e più capacità di riconoscere i segnali di benessere che esistono già nella tua giornata, come ad esempio il sapore di un caffè, la carezza del sole sul viso e il silenzio ristoratore di 5 minuti senza notifiche. Quando ho donato tempo fa la metà dei miei vestiti, che cosa ho ottenuto? Che la mattina impiego meno di 30 secondi per vestirmi. Quella microenergia risparmiata la investo in una breve meditazione. Lo so che può sembrare nulla, ma somma 3 minuti di presenza ogni giorno e in un anno sono oltre 18 ore di quiete pura. Possedere meno riduce il tempo speso a gestire, pulire e catalogare. Quel tempo torna disponibile per coltivare legami. La felicità che dura, lo conferma anche la Harvard Study of Adult Development, nasce da rapporti autentici, non da nuovi gadget. Una domenica qualsiasi, invece di restare a casa, ho invitato mio padre a fare una passeggiata. Nessuna distrazione, solo noi due. E lui mi ha raccontato un aneddoto dell'infanzia che non conoscevo, quindi un tesoro di 10 minuti che nessun acquisto potrà mai eguagliare. Il minimalismo ti costringe a chiederti: perché compro? Perché conservo? Quando la risposta è per riempire un vuoto, ti accorgi che stai cercando di tappare un buco emotivo con del materiale da bricolage emotivo. La coerenza tra ciò che dici di volere, pace, autenticità, libertà, e ciò che fai quotidianamente crea un senso di pienezza, che psicologicamente si chiama eudaimonia, ovvero la felicità di vivere secondo i propri valori. Ecco alcuni strumenti pratici per legare minimalismo e felicità. Scrivi 2 liste, oggetti che possiedo e momenti che ricordo con gioia. Confrontale. Nella seconda raramente compariranno cose, quasi sempre saranno esperienze. Ti consiglio di ripartire da lì. Utilizza 30 secondi per chiederti: mi serve davvero? Prima di fare un acquisto online. Utilizza 30 minuti alla settimana per fare decluttering di un microspazio e utilizza 30 giorni di prova. Se un oggetto eliminato non ti manca, era solo zavorra. Ogni mattina scrivi: oggi coltivo felicità attraverso, e scegli una sola azione minimalista, come ad esempio non portare il telefono a tavola. Collegare l'azione all'intenzione trasforma un gesto pratico in un nutrimento emotivo. Ecco il punto centrale di questo video: meno cose uguale più felicità. Ma questo avviene non perché il vuoto sia magico, ma perché fa emergere il pieno che hai già. Come quando, per esempio, abbassi il volume della musica e improvvisamente senti il suono degli uccellini fuori dalla finestra. Quando scegli consapevolmente di avere meno stimoli esterni, dai al tuo cervello la possibilità di passare da un ciclo di ricompensa dopaminica istantanea, come ad esempio shopping o notifiche, a un circuito di serotonina e ossitocina, che sono ormoni legati alla calma, alla soddisfazione e alla connessione. In pratica, tagliando il superfluo, migliori la chimica di base che regola il tuo buon umore, quindi meno picchi ma un plateau stabile di benessere. È come per esempio sostituire un caffè zuccherato con una dieta equilibrata. L'energia non è più un lampo breve ma diventa una fiamma costante. Non ti invito dunque a contare quanti oggetti possiedi, perché non credo che questo tipo di attività abbia un senso, ma ti invito a misurare quanta felicità autentica ti resta tra le mani dopo che il brivido dell'acquisto è svanito. Se scopri che la bilancia pende verso il vuoto dopo il pieno, forse è il momento di sperimentare il minimalismo, ma non come una moda, ma come un ecosistema di felicità interiore.
Raccontami nei commenti, se ti va, qual è stata la tua esperienza più recente in cui meno ti ha dato più felicità. Condividere queste piccole vittorie credo che possa creare un'onda lunga di ispirazione collettiva. E se pensi che questo video, ma anche in generale tutti i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerirgli il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.